Buonasera a tutti, oggi abbiamo come ospite Giuseppe Fratto, presidente dell'associazione Pranic Healing e ci guiderà in alcuni argomenti spirituali che possono aiutarci a vivere la vita da un punto di vista diverso. L'argomento di oggi in particolare è le crisi e il fluire nella vita. Grazie Giuseppe. Ben arrivati a tutti, grazie per questo invito Roberto. La domanda è una domanda posta in maniera molto ampia. Prima di cominciare vorrei soltanto dirvi chi sono, perché non so se tutti quanti mi conoscono e mi conoscete. Mi chiamo Giuseppe Fratto, sono il presidente dell'associazione Pranic Healing. Oltre a questo mi dedico da tantissimi anni allo studio e all'approfondimento di tematiche energetiche e esoteriche. Sicuramente quello che succede oggi è un qualche cosa che nessuno si aspettava, è un'escalation che è giunta a una situazione di conflitto molto alta. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la crisi che stiamo attraversando è stata definita in maniera molto chiara, non tanto per quello che è lo sfociare degli ultimi avvenimenti, che sono veramente tristi e molto purtroppo nefasti per quello che sta succedendo, perché molte persone stanno perdendo la vita, ma soprattutto per quello che è il concetto di crisi. Noi siamo abituati a considerare la crisi come un aspetto passeggero, in realtà la crisi è un qualche cosa che è sempre presente nella nostra vita, è un qualche cosa che noi non percepiamo oppure percepiamo soltanto quando stiamo male. La crisi nasce da un qualche cosa che io vorrei attuare, da un qualche cosa che io ho pensato di attuare, da un qualche cosa che desidero attuare, ma che poi mi trova nelle condizioni oggettive presenti del quotidiano in misura conflittuale, oppure nella misura in cui io vorrei realizzare, ma sono impossibilitato per tutta una serie di situazioni che a volte riconosco, a volte non riconosco. Quindi l'aspetto della crisi è un qualche cosa che va rivisto e va riconsiderato. Quindi dicevo, la crisi è un qualche cosa che noi possiamo osservare nel momento in cui esiste questo aspetto conflittuale tra il desiderio e la realizzazione del desiderio. Quando questo va a lavorare su una necessità di realizzazione o una volontà di realizzazione, e quando non ci sono tutta una serie di situazioni in accordo, in concordanza con questo, ecco che noi possiamo chiamare tutto questo un regime di crisi. E questo è un qualche cosa che riguarda l'aspetto personale, così come stiamo vedendo in questi ultimi tempi un qualche cosa di molto molto più grande. Da varie valutazioni che alcune volte mi ritrovo a fare, penso che l'aspetto del desiderio sia una cosa importantissima. Poche volte si riflette su questo aspetto del desiderio. Il desiderio è un elemento fondamentale per la vita, un elemento fondamentale perché ci aiuta a andare avanti, ci aiuta a prendere in considerazione quali sono delle azioni che noi possiamo mettere in atto per la realizzazione di alcuni nostri progetti. Ma il desiderio alcune volte si scontra anche con un aspetto di infattibilità. Il desiderio a volte si scontra anche con delle situazioni che non sono consone alla sua realizzazione. E quindi ecco che incomincio a intraprendere degli atti che possono portare questo conflitto ad un livello molto, molto grande, fino a quando in alcune situazioni questo conflitto addirittura coinvolge non soltanto aspetti personali, ma aspetti anche di gruppo, di nazioni e a livello mondiale. Questo aspetto del desiderio, no, si coniuga con l'aspetto anche del potere. Il desiderio è parte fondamentale per la realizzazione di un qualche cosa di cui io posso impossessarmi e quindi posso, attraverso la realizzazione, prendere possesso di un qualche cosa.
prendere possesso di qualche cosa che può essere da una cosa piccola a una cosa grande. Quello che noi stiamo osservando da testimonianza in piccolo, noi lo stiamo osservando invece in un aspetto molto più globale. Quindi la crisi nasce quando questo aspetto della realizzazione si scontra con un desiderio inattuabile e con l'impossibilità di esercitare un potere. E questo lo vediamo anche in piccolo nel nostro mondo, no? Nel momento in cui noi promuoviamo la necessità di un qualche cosa che non rientra in un aspetto, diciamo, conseguenziale del mio lavoro, della mia disciplina, della mia attività, ma avviene semplicemente perché voglio soddisfare una mia impellente necessità, no? Ecco che tutto questo si va a scontrare con un'azione del quotidiano che alcune volte porta a questo regime di crisi. Che cos'è quindi la crisi? La crisi è quella necessità di realizzazione che alcune volte si può attuare e altre volte porta invece a un'escalation conflittuale. L'aspetto della crisi, se è momentanea, se è circoscritta, se è un qualche cosa che ne è chiara nei suoi componenti, nei suoi elementi, nel suo svolgimento, non si realizza e quindi non viene più chiamata crisi perché sfocia a un qualche cosa che noi chiamiamo realizzazione. Ma quando le componenti che sono necessarie per la realizzazione di questa azione non sono confacenti, ecco che questo aspetto della crisi si acuisce e quindi sfocia in questo aspetto della conflittualità che alcune volte poi viene esacerbato a livelli veramente più ingestibili. Come possiamo noi oggi lavorare su questo? Molto semplicemente tenendo conto che siamo degli esseri umani e quello che noi come essere umano vorremmo realizzare è un qualche cosa che ha sempre a che fare con un bene personale e un bene comune. Questo bene personale e bene comune deve portare sempre a considerare le nostre azioni in relazione a questo e a considerare le nostre azioni in relazione al contesto in cui viviamo. Non possiamo pensare che il nostro desiderio possa portare in qualche modo disagio a qualcun altro, perché non ci muoveremo né per il bene personale né per il bene comune. Quindi tutto questo ha un principio fondamentale che è non avere all'interno questo aspetto del desiderio che va a soddisfare e a gratificare soltanto un io, che vuole semplicemente arrivare ad un possesso e a una gestione che poi sfocia in questo aspetto del potere che prevarica e quindi diventa esso stesso il danno peggiore dal punto di vista personale e da un punto di vista della società. Molte volte si dice dobbiamo considerare che questo aspetto conflittuale deve essere eliminato in noi. Perché se noi abbiamo una rappresentazione interiore di questo aspetto conflittuale, sicuramente il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarci avrà in maniera più o meno manifesta questo aspetto del conflitto. Quindi l'amorevole gentilezza è un aspetto fondamentale per poter lavorare su questo aspetto conflittuale. Il bene mio e il bene delle persone che stanno intorno a me sono un elemento fondamentale, perché tutto nasce da un aspetto di relazione, di saper valutare, no, quello che è l'oggetto del mio desiderio. È chiaro che se io sposto questo in una scala maggiore non posso non vedere quello che sta succedendo attualmente, che si arriva a degli aspetti conflittuali veramente grandi, enormi, che costano vite umane. Allora il lavoro da fare, che cerco di fare in tutti questi anni e ho sempre cercato di suggerire anche alle persone con le quali entro in contatto, è quello di tenere a bada questo aspetto della crisi interiore, perché questo aspetto della crisi interiore deve essere visto proprio in relazione al nostro desiderio di ottenere, al nostro desiderio di realizzare, al nostro desiderio di poter porre in atto una nostra vita
che è data dal rispetto verso se stessi, dal rispetto verso gli altri, degli spazi, delle situazioni e anche di quello che noi possiamo realizzare insieme alle persone. Perché alcune volte noi partiamo dal presupposto che ciò che vogliamo è sacrosanto e non usiamo il concetto di insieme, di collaborazione, ma usiamo invece un altro concetto che è quello appunto dell'uso delle persone. L'uso delle persone è un aspetto esecrabile dal mio punto di vista perché? Perché l'uso delle persone è chiaro, esplicito uso di un potere, no? Che in qualche modo va oltre gli individui, quindi io non rispetto neanche più le persone che sono con me, non rispetto neanche le persone che incontro e voglio raggiungere un obiettivo senza neanche pensare al rispetto. Questo rispetto io ce l'ho soltanto se dentro di me è naturato questo aspetto dell'amorevole gentilezza, del considerare che ognuno di noi ha un suo spazio che può vivere in maniera più armonica con gli altri, un suo spazio che può essere la casa, può essere il lavoro, può essere la relazione della famiglia, può essere il comune, la città, la nazione, il mondo intero. Ma se io parto dal presupposto che devo assolutamente imporre a qualcun altro ciò che è il mio desiderio, la mia volontà di potere, la mia volontà di affermazione, a questo punto vengono a mancare i presupposti di una collaborazione, i presupposti di un quieto vivere. Non soltanto, ma vengono a mancare i presupposti del vivere in armonia. Noi abbiamo forse in alcuni momenti dimenticato cosa vuol dire vivere in armonia, perché la scalata al lavoro, la scalata alle attività, la scalata ad un livello di vita ci ha portato a non considerare il prezzo che è necessario pagare per ottenere tutto questo. E il prezzo a volte necessario è quello di snaturare l'essere umano, perché quando si raggiungono determinati momenti in cui non si ha neanche il rispetto verso se stessi, perché si è raggiunto un livello di stress tale, ecco che come si può pensare di avere raggiunto un rispetto anche per chi ci sta intorno. Quindi la crisi è un qualche cosa che ci aiuta a comprendere anche qual è il nostro momento di evoluzione. La crisi ci aiuta a capire come noi impariamo a individuare e a reagire a questi momenti, perché capendo e osservandoci attraverso la nostra reazione noi possiamo anche comprendere che cosa in noi abbiamo introiettato nel nostro percorso di vita. Ecco, quindi quello che brevemente ho cercato di sintetizzare, la crisi non è soltanto un ostacolo in alcuni momenti, è anche una testimonianza di quello che noi abbiamo imparato e siamo in grado di mettere in atto. È un termometro della nostra consapevolezza e evoluzione come esseri umani nel rispetto degli altri. In fin dei conti ho sempre detto che noi non siamo un individuo soltanto, siamo più individui, ma siamo appartenenti ad una razza che è la razza umana. Noi siamo degli esseri umani che appartengono alla razza umana che vivono su questo pianeta e non dobbiamo dimenticarlo. Non c'è nessun ostacolo e non ci deve essere nessun ostacolo a considerare questo, perché non si può pensare che soltanto alcuni presenti su questo pianeta possano coercizzare gran parte del pianeta e quindi degli esseri umani che coercizzano altri esseri umani per raggiungere chissà quali scopi. Quindi impariamo a osservare la nostra crisi, impariamo a usare gli strumenti di osservazione per osservare altre crisi a livello più grande di nazione, a livello mondiale e soprattutto cerchiamo di osservare sempre che cosa accade nei termini di io
gruppo, nazione, cosa voglio, come lo voglio ottenere e quali sono i miei fini e quali sono i miei scopi. Se questo cozza ed è comunque in antagonismo con il rispetto della razza umana, della vita umana, c'è qualche cosa che non va. E questo è una grande lezione che ho potuto sperimentare in tutti questi anni. Se quando mi sono mosso e ho intrapreso delle azioni, ho arrecato danno a qualcuno, ebbene, forse dovevo chiedermi prima se ciò che stavo facendo era fatto in maniera adeguata e conforme a quello che ho detto prima, cioè al rispetto dell'essenza della natura umana. Grazie. A presto. Atma Namaste. Se ti è piaciuto quello che hai visto, per tenerti informato sulle nostre attività, clicca sulla campanella qui sotto, così avrai anche la possibilità di avere avvisi e con un mi piace ci aiuterai a selezionare il canale dell'associazione.